Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove oggi parliamo di dolore al gomito, un problema abbastanza diffuso che non riguarda solamente lo sport ma anche il lavoro, perché può essere una malattia riconosciuta. In questo caso per appunto si può parlare di malattia professionale riconosciuta. Se invece questo problema nasce dal tuo sport preferito, può aggravarsi, quindi diventare cronico, e a quel punto può diventare invalidante anche sul lavoro. Il problema delle tendiniti è veramente complesso. In questo video cerchiamo di semplificare, dando una chiave di lettura, perché io sto uscendo da questo tunnel e veramente mi veniva da piangere. La chiave di lettura per appunto è che in questo video ti dico la mia esperienza, tu puoi commentare sotto la tua e se hai un attimo di pazienza scoprirai che le soluzioni commerciali in cui devi spendere dei soldi delle volte si rivelano sbagliate. Per questo ti devo raccontare la mia storia, che parte ben 9 mesi fa, quando cominciai a sentire questo dolore al gomito sinistro. Data documentabile perché scrissi anche un commento sotto un video di un canale YouTube che si occupa di arrampicata, che affrontava questo problema, e mi risposero sotto anche altre persone che hanno avuto questo problema con delle esperienze non del tutto rosee. Infatti proprio dai commenti mi cominciai a preoccupare e facevo bene, perché parliamo di epicondilite, conosciuta anche come il gomito del tennista, da non confondersi con una patologia simile che si chiama comunemente gomito del golfista, il cui dolore è interno invece che esterno al braccio. L'epicondilite è una particolare tendicopatia a carico dei tendini estensori del polso e delle dita. 8 mesi fa però non era proprio un dolore intenso, avevo un fastidio. Complice anche il brutto tempo, con Sara abbiamo deciso di andare ad allenarsi in palestra di arrampicata indoor. Abbiamo fatto anche un corso per migliorarci e da lì il problema si è aggravato. La prima soluzione che senti o che vedi scritta è il riposo. In ambito medico invece ti vengono prescritti degli antinfiammatori. Approfitto quindi delle vacanze di Pasqua, dove la palestra rimane chiusa per ferie, per fare un po' di riposo e disinfiammare la zona del gomito. Il risultato è stato catastrofico. In palestra mi trovo a non riuscire a fare cose facili e banali. Non riesco nemmeno più a fare le trazioni alla sbarra. Entro in un vero e autentico tunnel, perché poi il polso mi fa male in bici, mi fa male se guido lo scooter. Fino ad un giorno che confidandomi con una persona mi dice: guarda, prova a fare un esercizio, prendi un bastone, ci leghi un filo, ci metti un piccolo peso e poi provi a tirarlo su e a tirarlo giù, rotolando e srotolando. Provo semplicemente a fare questo esercizio in casa e ne traggo beneficio. A questo punto voglio approfondire un po' la causa di questa infiammazione, che ha origine quando i tendini che si inseriscono sull'epicondilo laterale o mediale all'altezza del gomito subiscono una degenerazione che scompagina le fibre elastiche e le sostituisce con fibre cicatriziali. In parole semplici, il corpo mi stava dicendo con questo dolore che stavo facendo una cosa traumatica. Ma se riposo e antinfiammatori non risolvono questo problema, come si fa? Ovviamente ti sto dicendo la mia esperienza, cioè
È una cosa che ha funzionato su me, però i casi possono essere tantissimi e bisogna risalire all'origine di questo dolore, che può essere anche una posizione errata al computer, utilizzando le dita sulla tastiera o sul touchpad del portatile. Io individuo il movimento erato in una prova che stavo facendo per fare il muscle up alla sbarra, che probabilmente mi ha infiammato la parte del gomito. Quindi non è stata l'arrampicata o la palestra indoor a causare il problema. Probabilmente il mio sbaglio è stato proprio il riposo e gli antinfiammatori, che hanno anche l'effetto rimbalzo, quando invece avevo bisogno di andare a fare degli esercizi specifici che andassero ad aumentare l'elasticità di una zona. Per l'appunto ci sono esercizi di stretching da fare a fine allenamento che ti aiutano in questo caso. Ma ci sono 3 esercizi particolari che mi stanno aiutando tuttora e che faccio anche come riscaldamento. Te li faccio vedere perché ti può essere veramente utile. I più conosciuti sono quelli col manubrio. Ora io ti faccio vedere col bastone. Questi sono gli esercizi, diciamo, più conosciuti. Anche la famosa pallina che ti fa fare questo movimento, un esercizio conosciutissimo e molto importante. I 3 esercizi fondamentali secondo me sono questi: spalla bassa, mano in avanti, questo, se ti tiri così la mano vai a fare stretching. Il secondo esercizio è simile, pugno chiuso, prendi la mano e fai una certa resistenza, cioè cerchi di tirare giù il pugno. Con la mano sinistra invece cerchi di tirarlo su. A questo punto qui, se senti dolore in questa parte, non aumentare la forza. Ora sto facendo abbastanza forza. Terzo ed ultimo esercizio, anche un po' buffo, perché se lo fai in giro dicono: ma che fa questo? Perché parte proprio da questo movimento. Cosa vuoi? Ed è questo. Mi avvicino un attimo. Da questo lato non mi fa male. Ora provo a farlo. Ecco, sento un po' di dolore. A questo punto continuo finché la parte si riscalda e non sento più il dolore. Mi sta tirando proprio qua, Infine, di specifico per l'arrampicata bisogna pensare alle dita. In questo caso ci sono esercizi da fare sulla trave. In questo caso potrebbe essere utile una bilancia sotto la trave per vedere il peso, la percentuale di peso che non scarichi sulle dita. Ovviamente niente strapiombi, ma arrampicate semplici su placche appoggiate o parete verticali, dove però il peso è distribuito soprattutto sulle gambe. Cioè la mia strategia che sta dando frutti è fare movimento non eccessivo che va ad ribustire la zona del gomito senza però fare altri traumi, perché altrimenti si ricadrebbe nel dolore cronico. Io spero di cuore che questo video ti sia utile. Un abbraccio e come sempre buona montagna a tutti.